Buongiorno dal lago di Garda, sono a Desenzano e l'idea di stamattina è di farvi vedere un po' il centro, perché già che andavo per tagliarmi i capelli, ma intanto, visto che sto passando di qua, vi faccio vedere anche questa villa stupenda. Guardate che... E là dietro c'è il lago, proprio là. Ora noi passiamo di qua per un semplice motivo, perché abito qua dietro a 200 metri, quindi ho attraversato la strada e sto andando a tagliarmi i capelli. Quindi approfitto per farvi vedere un po' il centro a novembre. Oggi è mercoledì 6 novembre, se non ricordo male, però è mercoledì, sono sicuro. E di là a destra non faccio la passeggiata perché in bici non ci si può andare. Poi magari vedete qualche turista che ci va, ma è vietato andare con la bicicletta, non è una ciclabile. E andiamo un po' in centro. Quindi passiamo di qua. Alle mie spalle si va a Sirmione. Questo l'hanno finito da poco, cioè qualche anno, è stato in costruzione per un sacco di tempo questo condominio, e di là potete immaginare che c'è una vista stupenda, vedete i terrazzi. E qui io vedo sempre appartamenti, vacanza, poi sicuramente affitteranno anche per tutto l'anno, però se vi interessa, vedete, a parte le palmine che carine, poi sotto, proprio là sotto, ci sono degli appartamenti che ho fatto vedere tante volte che proprio danno sul lago. E andiamo di qua a vedere, vi faccio vedere. Il lago è proprio di là, però non si vede. Quindi la maggior parte, io credo, siano appartamenti in vacanza. Ve lo do come informazione, se vi interessa potete venire qua e informarvi. Vedete, avete proprio il terrazzo sul lago e sotto anche gli appartamenti che danno proprio davanti al lago. C'è anche la piscina qua all'interno, ho visto. Non conosco i prezzi, non faccio l'agente immobiliare, ma già che passavo di qua vi faccio vedere. Si chiama, se vi interessa, Residenza Miralago. Se qualcuno è interessato a trovare qualche appartamento estivo qua a Desenzano, può chiedere. Qui tutti i garage coperti. Poi magari affittano anche per tutto l'anno, se qualcuno di voi è interessato a venire a vivere qua può domandare. Non so se ci sono appartamenti liberi, vi ripeto, ve lo do come informazione, passando di qua lo vedo spesso. Andiamo verso il centro. Ora vi faccio vedere una villa che io non so di chi sia, magari se qualcuno di voi dico a Max che sa sempre tutto di Sirmione. Di chi è sta villa? Sembra un castello, guardate. Io vedo sempre un signore parcheggiare lì, entrare, ed è stupenda, vedete? Ma che roba! Sto andando in bici, terremo un po' il telefono. Adesso mi giro, vi faccio vedere, aspettate. Andare con una mano, con la bicicletta, faccio sempre un po' anche fatica. Intanto qua, ecco che arriviamo alla parte più bella. Eccola qua, vedete? Ma guardate che casa, io non so di chi è. Magari nel pomeriggio vado in biblioteca e vedo se nelle ville storiche di Desenzano trovo qualcosa, perché ogni volta che passo mi incuriosisce. E la mattina qua è super tranquillo. Desenzano, novembre, 6 novembre credo, mercoledì mattina. Temperatura, vi devo dire che fa freddino. Freddino. Sirmione è là davanti. Ecco, là c'è il castello. Andiamo un po' in centro, così vado a tagliarmi i capelli e poi beviamo un caffè.
Qui c'è il parco che faccio sempre vedere quando passo di qua, se avete bambini venite qua a Desenzano, giro di qua. Parchettino molto curato, hanno rifatto tutti i giochi, quindi tutti messi in sicurezza come vedete con la gomma per terra. Mentre alla mia sinistra c'è tutto questo parcheggio, si chiama parcheggio Maratona, pagamento ovviamente, e davanti c'è anche il museo Rambotti, di cui ho fatto un video, museo archeologico. Molto bello, l'hanno rifatto da un anno circa, veramente bello dentro. Passiamo all'interno di tutto il parcheggio Maratona e andiamo verso il centro. Qui c'è il cantiere nautico, c'è anche la scuola di vela qua alla mia destra. E che vita fa uno che abita qua a Desenzano? Vita molto molto tranquilla. Non è una città, non è Milano, non è Brescia, non è Verona, quindi c'è poca gente in giro, però si gode veramente la tranquillità. C'è abbastanza silenzio perché non c'è traffico, come sentite. O meglio come non sentite, non c'è. Qua c'è la stazione Pullman. Io parcheggio la bici, la parcheggio là avanti, là, passo ancora un po' in bici. E poi vado in centro, perché poi devo andare lì proprio in centro a tirarmi i capelli. E vedete non c'è praticamente nessuno, tranquillissimo. Vai, traghetti che vanno anche d'inverno, però hanno degli orari più limitati. Però è sempre suggestiva Desenzano. Questo è l'hotel Maier storico, ogni volta che passo qua lo faccio vedere. Mi piacerebbe farci una notte, anche se abito qua, ma giusto per vedere com'è all'interno, che mi incuriosisce. È un albergo, forse il più storico di Desenzano, siamo all'inizio del Novecento. E in primavera io cercherò di organizzarmi con gli hotel per vedere se magari in cambio di un video dove promuovo la struttura magari mi offrono una notte, non che io voglia scroccare una notte perché abito qua o in altri posti del lago che posso raggiungere tranquillamente in macchina abitando qua, ma proprio perché vorrei farvi vedere alcuni hotel all'interno. Che bella giornata. Io vado a parcheggiare la bici di qua. C'è ancora pochissima gente, però qualcuno c'è. Metto la bici qua e poi passo per il centro. Ok, ho parcheggiato la bici, passiamo di qua per il porticciolo. Stamattina stavo guardando su YouTube un'intervista, un'altra a Johnny Depp, che mi piace molto, quindi quando capita lui le guardo, perché era un'intervista in Italia a Che tempo che fa con Fazio, e c'era lui e i due attori che interpretano il ruolo di Modigliani e l'attrice, non ricordo il nome del personaggio che interpreta, perché ho scoperto che Johnny Depp, ma l'ho già scoperto in un'intervista precedente, come regista ha realizzato un nuovo film su Modigliani e uscirà in questi giorni, quindi sicuramente vado a vederlo, e mi è venuto in mente adesso, mentre non c'entra niente col posto, quindi non vedo l'ora di andare a vedere questo film su Modigliani con la regia di Johnny Depp, anche se mi piace di più quando fa l'attore, però sono molto curioso. Vi faccio vedere allora il porticciolo con
la facciata baciata dal sole là delle case, anche lo stile, che bello. Poi vengo qui a bermi un caffè, magari vado anche là che c'è un po' di sole, però adesso vado in centro perché vado di là a tagliarmi i capelli. Di lì davanti abbiamo i portici, là a destra potete visitare la chiesa di Desenzano e si va per la villa romana. Non è molto grande, però ho letto che in Italia è una, o forse la villa con i mosaici miglior conservati. Però noi andiamo di qua adesso. Qua piccoli portici commerciali, piccola galleria, però è senza sole, quindi qui ci sono i portici, hanno fatto dei bar nuovi. Eccoli qua, vi faccio vedere. Questo bar tutto nuovo fatto qua. Qui c'era, vi ricordate, la pasticceria qua, con quei due signori anziani, marito e moglie, che la gestivano, e non c'è più, c'è un nuovo bar. Andiamo di qui e adesso io vado a tagliarmi i capelli là sopra, poi ci vediamo dopo per il caffè, e di qui potete andare anche al castello, vi faccio vedere. Fate la scorciatoia, salite di qui, andate al castello, oppure comunque là, la via dopo entrate, vi faccio vedere. Tanto spero che non ci sia nessuno, così faccio anche prima. E ecco, di qua si va, anzi andate di qua che fate prima per andare in castello, su, per questa via, 100 metri circa arrivate in castello. Io intanto vado a tagliarmi i capelli e ci vediamo tra poco. Allora i capelli li ho tagliati e adesso andiamo a bere un caffè. Bella giornata, io però preferisco mettermi sul porticciolo di là perché c'è il sole. I turisti, come vedete alle mie spalle, si mettono anche all'ombra perché vogliono vedere il centro, però io preferisco, dato che abito qua, andare al sole e vedo già là. Mi posiziono là e prendiamo un caffè. Qui palazzo, se non ricordo male, si chiama Todeschini. Eccolo qua. E qui c'è l'assessorato al turismo. Non è il comune per chi abita qua, per tutte le, insomma, la burocrazia è là dietro, praticamente dove stavo andando io a tirarmi i capelli, proprio lì 20 metri davanti. Mentre questo qua è l'assessorato al turismo. Io non ci sono mai entrato qua, non so, sinceramente, probabilmente. Va bene, stiamo a parlare, non perdiamo tempo. Allora, anche qui non sono mai entrato, però ecco, questo invece, vedete, informazioni, ve lo do, questo è importante per voi. Accoglienza turistica, sto leggendo, cioè perdonate se io abito qua, non conosco bene queste cose, ma sinceramente non ho mai avuto bisogno. Qui fanno vedere, sapete perché? Perché qui è una zona anche palafitticola e infatti al museo archeologico poi fanno vedere, ecco, è anche aperto, i turisti sono entrati, ecco, vedete, io insomma non ne ho bisogno, però ecco, qua dietro c'è anche l'ufficio per il turismo. Guardate che bella giornata. Vado a bere un caffè, vado a bere un caffè qua. Ma che bella vita qua, e mi metto qua al sole
caffettino. Di qua si ritorna per il centro. Dove mi metto? Un po' al sole, metto qua. Secondo me Qua. Ok, vediamo se posso mettermi qua. E mi prendo un caffè qua, al sole. Ah, c'è anche il tavolino qua davanti. Ma che bello. Faccio la posizione. Sta veramente bene. Cioè, non avevo mai notati questi tavolini, li ha messi forse adesso. Guardate, allargo un po' così vedete. Nel frattempo ho cambiato posizione. Vi spiego. Allora, mi ero messo là, vedete? Ero là davanti. Poi vedevo che non veniva nessuno e allora sono venuto qui alle mie spalle a chiedere. Però non capivo neanch'io qual era il bar che gestiva i tavoli davanti, perché c'è anche un altro lì, e comunque alla fine sono venuto in questo e la ragazza mi dice no, però devi chiedere all'altro bar, quindi mi dispiaceva dire andare via, è bello anche qua, ho detto, mi fermo qua. Questa è un po' la storia. Io non vengo mai a bere il caffè qua, sto sempre più sul lago, però per cambiare faccio vedere questo posto. Poi sono al sole, va benissimo. Perciò vi raccontavo prima, quando camminavo di là per andare a tirarmi i capelli, che stamattina ho visto una bellissima intervista mentre scorrevo un po' su YouTube, mi è apparso Johnny Depp da Fazio, a che tempo che fa. C'era lui, l'attore che interpreta Modigliani, attore italiano che si chiama, famosissimo, ma io non guardo molto film italiani. Grazie. Grazie mille. Dicevo, non guardo molto i film italiani e si può chiamare Scaramuccio, qualcosa del genere, spero che intanto non guarderà mai il video lui. Quindi mi ha incuriosito e quindi voglio vedere questo film sulla vita di Modigliani, anche perché mi piace molto anche l'ambiente artistico e voglio un po' vedere, sono curioso come sarà questo film con la regia di Johnny Depp. Prendiamo il caffè, tanto guardate che bello qua al sole. Allora, caffè bevuto, il programma di oggi, poi non so se quando vi racconto queste cose magari vi annoia e preferite che cammino e faccio per i posti, però l'ho fatti dire 1000 volte. Il programma di oggi, intanto perché non ho voglia di alzarmi, perché si sta veramente bene, qua c'ho il sole davanti e considerando che siamo a novembre fa caldo adesso, guardate che giornata. Il programma di oggi, suono un po' il pianoforte, devo finire alcune cose che sto studiando, poi sto preparando alcuni studi di alcune melodie molto semplici di un compositore metà dell'Ottocento che mi affascina molto, sono melodie molto semplici, quindi oggi pianoforte, poi stasera se riesco voglio portare il pianoforte, quello digitale che ho portatile, in un posto, spero ci sia un bel tramonto, comunque sarà comunque è un bel posto, e voglio fare un video col pianoforte, quelli che avete già visto, musicale. Adesso sono le 11:30, vediamo se mi chiama al ristorante per andare a suonare, perché io di solito rimango sempre qua in zona quando il ristorante è aperto, perché molte volte mi chiama all'ultimo minuto quando arrivano un po' di tavoli dove lavoro come pianista. Io spero di non annoiarvi a raccontarvi queste cose, ditemi voi se vi annoio oppure no, così sapete un po' quello che faccio. Poi andrò in biblioteca, ho voglia di vedere alcuni libri e poi andrò avanti a scrivere il romanzo di cui ho già parlato
in un altro video, ero Limone, il pianista del lago, però ho pensato di non raccontarvi la trama del libro fino a quando non sarà pubblicato, perché insomma non vorrei divulgare le mie idee, molto particolari quello che sto scrivendo, quindi ci potrebbe uscire anche un film secondo me di questo pianista del lago. Va bene, dai, andiamo a farci una camminata là in fondo. Ah, ecco che sta arrivando il proprietario di quella casa, cioè la persona che vive all'interno di quella casa col castello, questo signore che sta arrivando. Guardate che elegante. Vedete, questi signori qui che abitano in quella casa, vedete, lui è sempre elegantissimo. E quando vi parlavo di quella casa che non so chi ci abita, cioè non so di chi sia, cioè nel senso io vedo sempre quel signore che esce, però non conosco la storia di quella casa castello, è proprio il signore che è passato, sempre elegantissimo, sembra un conte, mi piace tantissimo. Va bene, io direi che possiamo anche alzarci, facciamo un giro. Qui abbiamo pagato e vedete che bello qua. Cioè guarda che giornata, adesso fa caldo. Io ho parcheggiato la bici di lì, andiamo di là, vi faccio vedere un pezzo di là e poi ci salutiamo. Qui è ancora tutto aperto per mangiare all'esterno. Qui anche d'inverno, se è una bella giornata, sabato e domenica è pieno, Vedete vuoto adesso, ma è mercoledì. Però questa è una bella vita qua sul lago, tranquille. Questa è un po' la vita di chi abita qua. Come me c'è poca gente, bello. Andiamo là che è un bel posto, vi faccio vedere. Guardate di là che bello. Quando inizio i video penso sempre di farli molto brevi, poi mi perdo un po' di qua, un po' di là. Attraversiamo qua e vi porto qua. Di qua c'è una camminata stupenda, magari la faccio un altro giorno, vedete, perché veramente poi il video diventa lunghissimo. C'è una bella camminata di là. E di qua guardate che bei giardini, passo di qua, aspettate, qua è veramente stupendo. Va bene, siamo lì vicini praticamente. Ok, va bene. Guardate che bello. Anche qui ho fatto tutta questa zona nuova, molto bella. Qua la ragazza che legge un libro. Bella vita tranquilla qua, leggere un libro qui davanti. Anche questo viale bellissimo. Là davanti stanno facendo dei lavori, quindi allargheranno tutto, quindi nel 2025 ci sarà una grande novità là, vi farò vedere. E io vi saluto perché potrei portare avanti il video per ore, potrei andare di là, però magari faccio anche altri video perché altrimenti diventa veramente lungo. Spero che il video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale, è molto importante, ricordatelo, iscriviti, così diciamo YouTube che il canale funziona, è importante perché YouTube vede se ci sono iscritti, quindi mi raccomando, se stai guardando il video e non sei iscritta o iscritto, iscriviti perché diciamo a YouTube che il canale funziona, è importante l'iscrizione e ci vediamo in un prossimo video.